Dopo aver visto una panoramica dei fondi strutturali e in generale delle politiche che riguardano l'inclusione e la lotta alla povertà, e in particolare anche alcune politiche che possono essere più strettamente collegate all'agricoltura sociale, approfondiamo, come già vi avevo appunto accennato, due fondi in particolare. In questa lezione ci occuperemo del Fondo Sociale Europeo eh, ESF Plus, che come vedremo racchiude anche una serie di iniziative precedentemente finanziate in maniera, come dire, separata con fondi differenti. Il Fondo Sociale Europeo è il principale strumento dell'Unione Europea per lavorare sulle persone con le persone ed è finalizzato alla costruzione di un'Europa più sociale e inclusiva. Questo fondo supporta gli Stati membri anche rispetto a la crisi che è stata causata dalla pandemia da coronavirus e quindi è stata per questa programmazione qui anche rafforzata proprio per far fronte alle conseguenze che la pandemia ha portato in tutti i paesi europei e supporta gli Stati membri anche per raggiungere livelli di occupazione più alti e di protezione sociale. Quindi non si tratta soltanto di creare più occupazione, ma anche di migliorare la qualità di questa occupazione, soprattutto in relazione alle fasce più povere o ai lavori meno qualificati che spesso hanno dei trattamenti che non sono in linea con i diritti dei lavoratori e delle persone in generale. Inoltre supporta gli Stati membri anche per raggiungere livelli di formazione e di capacità e anche di resilienza più alti nei lavoratori in modo da supportarli nella transizione verso un'economia verde e digitale. Sappiamo che l'Europa si sta muovendo molto verso un'economia appunto verde e digitale, questa transizione ecologica e digitale crea anche molta preoccupazione perché si teme che possano diminuire le opportunità di lavoro, soprattutto per i lavoratori meno preoccupati, e che le conseguenze possano poi creare appunto sacche maggiori di povertà e di esclusione dalla vita sociale. Quindi il Fondo Sociale Europeo ha proprio l'obiettivo di inserirsi con le sue azioni all'interno della transizione verde e digitale per supportare i lavoratori e i cittadini. Gli obiettivi sono molti perché il Fondo Sociale Europeo finanzia l'implementazione dei principi del pilastro europeo per i diritti sociali attraverso azioni che riguardano appunto l'occupazione, l'educazione, le capacità e l'inclusione sociale. Vedete qui moltissimi di questi principi del pilastro europeo per i diritti sociali, non li affronteremo nel dettaglio, però potete vedere come molti di questi principi siano vicini agli obiettivi dell'agricoltura sociale, cioè parliamo di opportunità uguali per tutti, di gender equality, parliamo anche di sicurezza sul lavoro, di dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori, ma di protezione sociale, di come dire, supporto per i lavoratori più anziani e quindi per la pensione e anche di
salute e cura delle persone, di inclusione delle persone con disabilità e via dicendo. Quindi molti di questi principi che diventano poi gli obiettivi del Fondo Sociale Europeo sono molto vicini agli obiettivi dell'agricoltura sociale. Chiaramente questi principi rimandano a differenti aree di intervento perché i principi all'interno di una politica si concretizzano, diciamo così, in interventi e azioni specifiche che vengono poi finanziati. E in questa programmazione nel Fondo Sociale Europeo confluiscono diversi fondi e strumenti che in precedenza erano separati appunto, nella programmazione del periodo 2014-2020. C'era già allora il Fondo Sociale Europeo, che diciamo è un fondo storico che finanzia queste attività all'interno dell'Unione Europea, e c'era però anche il fondo per le persone in povertà, diciamo così, e l'iniziativa per il lavoro dei giovani e il programma europeo per il lavoro e l'innovazione sociale. Questi quattro fondi confluiscono in quello che appunto si chiama Fondo Sociale Europeo più Plus, portando all'interno le loro caratteristiche. Poi vedremo come di fatto questi interventi seguano anche dei filoni specifici perché hanno delle caratteristiche molto particolari dovute al tipo di problematica, alle persone a cui si rivolgono e quindi ovviamente anche al tipo di attività che viene finanziata. Però è interessante vedere come lo sforzo dell'Unione Europea vada verso una armonizzazione e un coordinamento delle azioni quando i propositi e gli obiettivi generali sono quali sono quindi i benefici chiave del Fondo Sociale Europeo? Un po' li abbiamo visti vedendo la definizione, diciamo così, i propositi, gli obiettivi generali prima, però andiamo adesso più nel dettaglio. Il primo gruppo di benefici riguarda la preparazione dei lavoratori per la transizione verde e digitale, che come diciamo è un tema che preoccupa molto i diversi paesi europei e l'Unione Europea investe in su questa sfida, diciamo, circa 65 bilioni di euro proprio per come dire, il miglioramento delle capacità dei lavoratori o dei potenziali lavoratori in Europa, in modo da arrivare ad una transizione verde e digitale ma anche inclusiva. Un secondo gruppo di benefici riguarda il lavoro dei giovani, in particolare di quei giovani che non lavorano e non sono coinvolti in attività educative di formazione, i cosiddetti NEET, che sono un fenomeno crescente in Europa, in particolare in alcuni paesi come l'Italia. Su questo tipo di attività il Fondo Sociale Europeo investe almeno il 12,5% delle risorse economiche. Un terzo gruppo di benefici riguarda la povertà, i bambini in povertà, che è un altro dei problemi che riguarda molti Stati membri, anche quelli più ricchi, in cui comunque si vengono a creare delle sacche di povertà molto forti e che appunto riguarda un po' tutti i paesi, anche se in misura differente. In questo caso le risorse a disposizione, le risorse economiche, devono essere almeno il 5% di quelle complessive del Fondo Sociale Europeo. Qui le azioni riguardano la povertà nel complesso, ma anche in maniera specifica la povertà alimentare, la povertà educativa e via dicendo, quindi gli interventi sono anche molto differenziati all'interno di questo gruppo. C'è poi un gruppo di benefici, di potenziali benefici
che riguarda il supporto alle persone più vulnerabili e che è molto legato quindi ai temi dell'agricoltura sociale. In questo caso gli Stati membri devono dedicare almeno il 25% delle risorse economiche del Fondo sociale europeo e realizzare interventi di inclusione sociale come servizi su base comunitaria, quindi a livello locale, e misure di inclusione attiva e di supporto indirizzate a gruppi più marginali. Inoltre c'è un gruppo di interventi che riguarda come dire, la fornitura di cibo e assistenza materiale di base per le persone deprivate, le persone più povere. In questo caso gli Stati membri devono utilizzare almeno il 3% delle risorse del Fondo sociale europeo destinate al proprio paese. Abbiamo ancora interventi che riguardano la promozione dell'innovazione sociale. Anche qui c'è una stretta relazione con i temi dell'agricoltura sociale, ma questo gruppo di interventi riguarda più il livello nazionale o addirittura partnership transnazionali che dovrebbero avere l'obiettivo proprio di realizzare innovazioni di tipo sociali nei settori della formazione, dell'educazione, del lavoro e dell'inclusione sociale. Un ultimo gruppo riguarda invece la capacità degli Stati membri di coinvolgere la società civile e di come dire, realizzare più nel complesso una società coesa e inclusiva nei diversi paesi europei. Ho preparato delle slide specifiche per ogni paese coinvolto nel progetto in modo da darvi delle indicazioni più specifiche sulla strategia che ogni paese ha deciso di adottare per l'utilizzo di questi fondi e quindi per far fronte alle questioni di tipo sociale e di inclusione. La prima slide riguarda la Grecia che ha deciso di investire oltre 5,3 bilioni di euro nel Fondo sociale europeo per promuovere il lavoro, l'aumento delle conoscenze, incluse quelle che riguardano la transizione verde e digitale, l'educazione e la formazione di qualità e inclusive, così come anche servizi per l'inclusione sociale accessibili e di elevata qualità. Gli investimenti supporteranno la modernizzazione e il miglioramento anche dell'efficacia delle istituzioni che si occupano del mercato del lavoro e dell'educazione e della formazione, così come le politiche che riguardano gli aspetti sociali e della salute. Le misure per il lavoro offriranno delle opportunità per i lavoratori con un focus in particolare per i disoccupati di lungo termine, le donne, i giovani e per quelle persone che sono in età attiva per il lavoro. L'enfasi viene data soprattutto sulla necessità, sulla l'importanza di un'educazione inclusiva a tutti i livelli per quindi allineare il sistema educativo e di orientamento con le necessità che vengono dalle dinamiche del mercato del lavoro. Gli investimenti del Fondo sociale contribuiranno ad aumentare la qualità della vita migliorando la disponibilità di servizi sociali, educativi, di cura e di salute con un particolare focus sulle comunità più marginalizzate e sui gruppi vulnerabili come le persone con disabilità ma anche i migranti, le minoranze e i bambini.
Il fondo sociale in Grecia viene implementato attraverso un programma nazionale delle risorse umane e della coesione sociale e attraverso tre programmi settoriali e 13 programmi regionali. Questo è importante per capire poi come poter accedere alle risorse del Fondo sociale europeo e poter costruire dei progetti che possono essere presentati e realizzati. In un'ultima slide vi darò poi qualche suggerimento, se volete anche banale e ovvio, per poter accedere a questi fondi. Anche l'Italia investirà risorse consistenti nelle attività del Fondo sociale europeo, circa 14,8 bilioni di euro, e saranno indirizzate a iniziative e misure per l'inclusione sociale e la formazione e misure attive per il mercato del lavoro, indirizzate soprattutto ai giovani attraverso il cosiddetto fondo Garanzia Giovani, per come dire, migliorare le capacità e aumentare la flessibilità del mercato del lavoro. L'Italia investirà anche risorse nella riqualificazione, nel miglioramento delle competenze dei lavoratori nell'empowering delle persone verso la transizione verde e digitale. Quindi diciamo che qui siamo in linea anche con le scelte della Grecia, ma diciamo che questo è un pilastro fondamentale del Fondo sociale europeo in questa programmazione, quindi ovviamente tutti i paesi introducono interventi in questo senso. Uno sforzo importante viene fatto anche rispetto alle persone più deprivate, più povere, in particolare verso i bambini che si trovano in situazione di povertà, in linea con l'European Child Guarantee. Fondi verranno utilizzati anche per superare il gender gap nel mondo del lavoro, che è il più alto in Europa, supportando anche l'imprenditorialità delle donne e facilitando l'accesso ai servizi di conciliazione vita-lavoro, incoraggiando un maggiore coinvolgimento degli uomini nelle attività di cura e promuovendo soluzioni di welfare innovativo. L'Italia userà anche queste risorse per raggiungere il target sociali di Europa 2030, in particolare per quanto riguarda appunto il coinvolgimento degli adulti nell'educazione per il lavoro e per ridurre il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale che si aggira intorno ai 3,2 milioni. Infine il Fondo sociale europeo in Italia verrà implementato attraverso 6 programmi nazionali e 21 programmi regionali, uno per ciascuna delle regioni. Inoltre ci sarà un altro programma implementato attraverso il Fondo della transizione giusta. Infine la Slovenia, che investirà 665 milioni nel Fondo sociale europeo attraverso 2 programmi nazionali finalizzati soprattutto al miglioramento delle capacità e dell'apprendimento lungo tutta la vita per aiutare le persone a prepararsi alla transizione verde e digitale, migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori più anziani attraverso la formazione e come dire, l'adattamento, il cambiamento dei posti di lavoro e anche attraverso azioni di inclusione sociale. Inoltre ci saranno delle
azioni di supporto per i giovani con bisogni speciali e anche attività appunto finalizzate al loro inserimento nel mercato del lavoro. La Slovenia utilizzerà alcune delle sue risorse per promuovere la salute e diciamo, il cosiddetto invecchiamento attivo, migliorando i propri servizi di long term care. Inoltre le comunità locali saranno supportati con investimenti in servizi sociali appunto a livello comunitario, il reclutamento di personale professionista e la formazione con programmi educativi moderni che sappiano quindi migliorare le competenze del personale addetto a questi servizi. Inoltre i servizi per la salute e la salute mentale saranno migliorati visto che hanno delle aree critiche e che sicuramente possono come dire, trovare dei miglioramenti per far fronte ai bisogni crescenti della società in termini di benessere e salute. Infine, il fondo sociale sarà utilizzato anche per ridurre l'esclusione sociale e il numero di persone a rischio di povertà finanzierà progetti per fornire pacchetti di cibo a gruppi svantaggiati a rischio di povertà, incluse le persone giovani e i bambini. Cosa vuol dire? Cosa c'è all'interno di diciamo così, questi raggruppamenti di attività e all'interno dei programmi dei singoli paesi? Abbiamo visto come il Fondo sociale sia indirizzato soprattutto alle persone, non tanto alle imprese alla realizzazione di attività di tipo materiale, al finanziamento dell'acquisto, della realizzazione di qualcosa che è immateriale. Il Fondo sociale europeo si rivolge alle persone con misure di tipo immateriale o cosiddette intangibili e in particolare promuove anche l'innovazione di tipo sociale perché come dire, invita i Paesi membri a investire nel miglioramento e nell'innovazione dei propri servizi di cura, educativi, di risposta ai bisogni emergenti della popolazione, anche in termini di povertà educativa, di povertà alimentare e di inclusione. Quindi diciamo così, un'attività portante del Fondo sociale europeo è quello della formazione, soprattutto delle persone vulnerabili, ma anche degli operatori. Ci sono poi tutti gli interventi che riguardano l'inclusione sociale e lavorativa, quindi in genere il Fondo sociale europeo finanzia progetti che prevedono orientamento, formazione, anche tirocinio e occupazione per le persone vulnerabili finanzia anche interventi di tipo sociale o per la salute sia in termini di persone, quindi è possibile proprio finanziare, reclutare e occupare persone che si occupano di interventi sociali e di salute e servizi. E non ultimo c'è un supporto per le amministrazioni pubbliche perché migliorino la loro capacità di governare, di progettare, di realizzare servizi per la salute, servizi educativi e di cura all'interno del proprio paese. Quindi diciamo, è uno degli obiettivi anche il miglioramento della capacità amministrativa. Nel periodo 2014-2020, quindi nella passata programmazione, il Fondo sociale europeo ha raggiunto moltissime persone, come potete vedere da questo grafico, che riporta il numero di partecipanti supportato all'interno delle due principali priorità del fondo della passata programmazione, che era
la priorità rivolta alla salute e la longevità attiva la priorità che invece riguarda il miglioramento dell'accesso ai servizi sostenibili di alta qualità e maggiormente raggiungibili, inclusi i servizi di salute e i servizi sociali di interesse generale. Come vedete, appunto, il numero di persone raggiunte è molto elevato ed è cresciuto man mano che i Paesi membri sono riusciti a realizzare le attività, quindi dal 2016, come vedete nel 2015 c'è pochissimo, ma dal 2016 in poi il numero di partecipanti è notevolmente aumentato. Vi propongo adesso alcune delle esperienze realizzate all'interno del Fondo Sociale Europeo nella passata programmazione che riguardano l'agricoltura sociale. Non nego di aver fatto fatica a trovare queste informazioni perché spesso si riportano informazioni molto generiche senza il contatto di chi ha realizzato le attività e quindi ricavare qualcosa e presentarlo è sempre molto difficile. Per l'Italia per me è stato più facile perché lavoro da tempo sul tema dell'agricoltura sociale, quindi conosco anche molte iniziative che sono state realizzate utilizzando i vari fondi pubblici e fondi europei. Però per Grecia e Slovenia è stato molto più complicato. Comunque partiamo dalla regione Lazio con le reti per l'agricoltura sociale che sono state finanziate attraverso i fondi del Fondo Sociale Europeo dalla regione Lazio. Infatti l'Italia è uno dei paesi regionalizzato in cui quindi i fondi europei vengono solitamente suddivisi fra le varie regioni in base al numero degli abitanti e alle necessità specifiche della regione stessa e in questo caso il Fondo Sociale Europeo è stato utilizzato dalla Regione Lazio per finanziare reti di attori diversi che si occupano di agricoltura sociale. Questo perché? Perché la Regione Lazio ha delle esperienze molto significative in campo di agricoltura sociale, con alcune esperienze nate ormai oltre 40 anni fa e che sono molto solide e ci sono state anche esperienze precedenti di collaborazione fra i servizi sociali e di salute a livello locale e alcune aziende che fanno agricoltura sociale. Anche qui si tratta di collaborazioni tipo decennali create sulla base di norme che consentono ai servizi sociali e sanitari di svolgere alcune attività all'interno di imprese. Inoltre la regione Lazio, come tutte le regioni italiane, è organizzata per quanto riguarda i servizi sociali e di salute in distretti, quindi in unità locali che possono essere facilmente coinvolte in reti appunto locali per l'agricoltura sociale. Gli obiettivi di questa iniziativa della Regione Lazio riguardavano quindi la promozione di questi networks e anche l'implementazione di iniziative specifiche di agricoltura. La Regione ha quindi pubblicato un bando per assegnare queste risorse per lo sviluppo di reti di agricoltura sociale a livello di distretto sociosanitario. Come vedete qui nella cartina sono diversi distretti e in questi distretti era necessario che attori dei servizi sociosanitari, cooperative sociali e imprese e eventualmente altri attori si mettessero insieme per proporre delle attività di agricoltura sociale rivolte a specifici gruppi di persone con svantaggio di tipo sociale o problemi di tipo mentale, psichiatrico o con problemi di tipo
fisico, con anziane, con donne maltrattate o immigrati e via dicendo. Quindi lasciando chiaramente grandi possibilità di individuare il tipo di esigenza e il tipo di intervento da realizzare nell'ambito dell'agricoltura sociale. Ho messo qui anche riferimento al bando che è stato utilizzato per consentire a chi fosse interessato a cercare le informazioni ulteriori. I progetti sono terminati già da diverso tempo e nelle slide che riguarderanno la valutazione il collega Francesco Basset vi presenterà anche alcuni risultati di questa valutazione perché ha seguito con un metodo particolare la valutazione di queste attività a livello regionale all'interno di un lavoro svolto per il suo dottorato di ricerca. Per quanto riguarda la Croazia, vi propongo una esperienza fra le poche che sono riuscita a trovare online che riguarda un'attività indirizzata a persone che sono escluse dal mercato del lavoro e anche dalla società perché appartengono appunto a gruppi vulnerabili. È un progetto che si è occupato di 45 persone in diverse città della Croazia e ha offerto loro l'opportunità di formarsi attraverso un programma integrato di formazione per la coltivazione di vegetali e piante edibili. All'interno del progetto i beneficiari sono stati supportati da servizi con esperti professionisti che hanno offerto loro appunto l'opportunità di lavorare direttamente, imparare attraverso l'attività professionale per aumentare le loro capacità non solo professionali e lavorative, ma anche come dire, quelle capacità che consentono di vivere all'interno di una comunità in una maniera più soddisfacente e quindi di partecipare in qualche modo alla vita della comunità e della società. Come vi ho accennato in precedenza, è stato molto complicato trovare delle esperienze in tutti i paesi coinvolti nel progetto, in particolare in Grecia. Aggiungo quindi un'esperienza comunque in un'area a noi vicina per come dire, modalità di intervento per approccio all'agricoltura sociale di tipo inclusivo che è appunto il Portogallo. Questa esperienza che si chiama Breaking Bars Farm è stata realizzata all'interno del carcere di Pineiro da Cruz ed è un'attività rivolta, un programma rivolto ai detenuti che ha proprio l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa delle persone che sono in una situazione di deprivazione della libertà. Il progetto ha proposto un programma integrato di formazione che è durato un anno, comprendente una parte di circa 6 mesi di attività formativa trasversale più altri 6 mesi di lavoro direttamente in attività agricola e di imprenditorialità. Questo progetto è stato molto importante soprattutto per la parte più pratica, cioè l'attività svolta direttamente in campo che ha permesso l'acquisizione di competenze e abilità nel settore agricolo riutilizzabile anche a fine pena. Per chiudere questa lezione mi sembra importante ricordare che questi fondi sono disponibili, ma occorre in qualche modo saperli intercettare, imparare ad accedere a questi fondi, che vuol dire partecipare a delle call, preparare dei progetti. Quindi ho pensato di riassumere qui molto velocemente alcuni dei passaggi che occorre fare, che probabilmente molti di voi hanno già fatto o sanno comunque
come vanno fatti in qualche modo. Però provo a ricapitolare proprio per consentire anche a chi non ha mai partecipato a un bando e non è mai riuscito ad accedere a delle risorse come bisognerebbe muoversi in qualche modo. Quindi come primo passaggio è importante andare a cercare nel proprio paese il programma, in questo caso del Fondo Sociale Europeo, nel proprio paese o nella propria regione, perché nazioni come l'Italia e la Grecia hanno dei programmi anche regionali, perché sono organizzati in una maniera regionalizzata. All'interno di questo programma occorre identificare gli interventi che possono supportare l'agricoltura sociale, in particolare parlando di attività di inclusione sociale e lavorativa, occorre andare a cercare quegli interventi che finanziano ad esempio la formazione o l'orientamento oppure l'attività di lavoro essenzialmente all'interno di un'azienda agricola con borse lavoro o altre forme che possono essere finanziate in base al tipo di regolamentazione presente nel proprio paese, verificare se hanno le caratteristiche per poter accedere a quei fondi, perché in alcuni casi i fondi finanziano soltanto alcuni tipi di imprese o dei beneficiari. Ad esempio, i fondi per l'agricoltura finanziano principalmente le imprese agricole. In questo caso il Fondo Sociale Europeo finanzia molto spesso imprese sociali oppure organismi di formazione o altri tipi di soggetti. Più difficilmente finanziano aziende agricole di tipo individuale o società, quindi bisogna fare un po' attenzione per capire se si hanno le caratteristiche per partecipare oppure se all'interno del partenariato, perché abbiamo visto che l'agricoltura sociale in genere si svolge in partenariato con altri attori, c'è qualcuno che può accedere a quei fondi. Monitorare poi la pubblicazione delle call per ogni intervento, perché appunto ogni regione o paese pubblica poi delle call in cui dice abbiamo in totale questi soldi da mettere a disposizione, invitiamo i soggetti interessati a presentare un progetto che abbia queste caratteristiche. Quindi occorre condividere queste informazioni con gli altri partners e insieme costruire il progetto che possa rispondere alle esigenze che sono state individuate nel proprio territorio con gli utenti che si intendono coinvolgere nel progetto stesso. Dopodiché occorre compilare questo form in cui occorre inserire tutte le informazioni, la documentazione richiesta, inviarlo entro i tempi stabiliti e poi attendere che una commissione valuti gli esiti di tutte le procedure che sono state inserite dai richiedenti, dai soggetti interessati a partecipare alla call e nel caso in cui ci sia una risposta positiva seguire tutte le procedure per poi fare un vero e proprio contratto con la regione, con il paese per accedere a quelle risorse e realizzare l'attività prevista. Spero che questa piccola sintesi, diciamo così, di passaggi principali possa essere utile. Sugli aspetti di progettazione in particolare ci sarà un modulo e quindi vedremo poi nel dettaglio con alcune lezioni in cui ci sarò anch'io, ma anche altri colleghi, come costruire un progetto di agricoltura sociale.